Buongiorno a tutti amici dell'arte bianca, oggi vediamo come impastare il pandoro con lievito madre nella nostra impastatrice a spirale. La ricetta è sempre la mia del 2023, però questa volta ve la propongo con l'impastatrice a spirale e vi dico che è anche meglio, anche se qualcuno dice che sia meglio la planetaria, ma perché bisogna fare solamente un po' attenzione all'inserimento delle cose. Vi mostrerò poi naturalmente come vanno inseriti gli ingredienti, quindi mi raccomando fate molta attenzione al primo e al secondo impasto, al video, e guardate come inserisco le cose, quindi molto molto poco alla volta, altrimenti la situazione può sfuggirvi, specialmente col secondo impasto di mano, e potete comunque rovinare naturalmente tutto. Invece, se fate come vi dico io e come vi mostro, vi verrà un impasto bellissimo, perché così potrete anche sfruttare al meglio la vostra impastatrice naturalmente e farne anche di più, perché l'impasto in questo modo verrà anche meglio con la vostra spirale. E allora seguite il video. Sigla! Ricordo gli ingredienti per il primo impasto: 300 g di farina tecnica, 110 g di zucchero, 250 g di uova intere, 120 g di burro e 100 g di lievito madre solido. Le conversioni per licoli oppure se volete provare facendo il lievitino le lascio in descrizione. Allora, cominciamo subito inserendo tutta la farina e una parte così dei tuorli, diciamo la maggior parte dei tuorli, almeno metà. Poi inseriamo il nostro lievito, il lievito madre, solido in questo caso, e cominciamo con basse velocità. Velocità veramente 1, 2, basse velocità comunque. Andiamo piano piano a formare, diciamo, questo impasto. Teniamo sempre basse velocità in questo caso, adesso naturalmente. Adesso inseriamo pian piano il resto del tuorlo. Quando arriviamo ad avere questo impasto così, proviamo pian piano a inserire anche il resto del tuorlo. Poi pian piano potete velocizzare appena appena, magari mettete anche sulla 3 come velocità di impasto, sulla 2, sulla 3 va bene adesso, non velocizzate troppo, aumenteremo poi la velocità verso la fine. Inserite piano piano il tuorlo, mi raccomando, dosate piano piano senza avere assolutamente fretta. Anche se ci mettete 5 minuti non ha importanza, vedrete che comunque alla fine non si scalderà affatto, almeno con la mia spirale non si scalda affatto la massa, anche facendo il pandoro. Adesso ne sto facendo comunque 2, io vi ho dato le dosi per un pandoro di 1 chilo, come sempre, come faccio per il panettone e tutti gli altri grandi lievitati, perché così poi vi regolate, se volete farne 2 raddoppiate la dose, anche se in questo caso io nella macchina ne ho 2, perché comunque consiglio di farne almeno 2 con la spirale, perché uno fate troppa fatica, assolutamente. Allora, in questo caso comunque con la spirale potete saltare il passaggio iniziale dell'autolisi che vi avevo fatto vedere l'altra volta di frigo. Usate comunque, quindi andiamo ovviamente a fare l'impasto direttamente, però usate gli ingredienti freschi, diciamo. Adesso inseriamo lo zucchero anche pian piano, appena avete finito di inserire l'uovo inseriamo lo zucchero, e anche questo magari non tutto subito, ma anche questo qui in varie volte, almeno in 2 o 3 volte, diciamo.
Ecco, stavo dicendo, scusate, consiglio ovviamente uova fresche e burro fresco, perché teniamo comunque le temperature basse, non rischiamo di scaldare magari troppo gli impasti, anche perché magari io ve lo faccio vedere adesso, va bene, ma se qualcuno dovesse avere appena difficoltà, poi magari rischia di scaldare l'impasto e assolutamente noi ci teniamo, diciamo, in sicurezza e utilizziamo uova fresche e burro a cubetti fresco. Lo tagliate, lo tirate fuori dal frigo quando vi serve poi, e direi che è abbastanza. Ovviamente non serve assolutamente l'autodisi con la spirale. Come potete vedere adesso siamo sulla velocità 4-5, 22 gradi. 22 gradi. Allora ci mettiamo un po' in tutto una quindicina di minuti. Adesso parto mettendo in un paio di volte il burro, 2 o 3 volte anche il burro. Teniamo velocità abbastanza elevata, siamo sul 6-7, sul 6, lo 6. Poi quando avrò finito comunque di inserire il burro teniamo sulla velocità 6-7 per una decina di minuti poi, Ecco, burro mi raccomando, da centrifuga, o comunque derivato da panna, ecco, che sia specificata questa cosa. Mi raccomando, perché comunque se non è derivato da panna non è di centrifuga, poi bisogna vedere anche la qualità, potrebbe anche, diciamo, alterare il pH, ecco, quindi rischiate di avere magari un impasto più acido. Io consiglio comunque il burro da centrifuga, come è solitamente comunque consigliato per i grandi lievitati fatti col lievito madre. Adesso abbiamo praticamente inserito tutto il burro e adesso per, diciamo, una decina di minuti dobbiamo cercare di far assorbire il nostro burro e non vi preoccupate, perché è normalissimo che avendo inserito tutto il burro, che comunque non è poco, bisogna un attimino, 5-10 minuti, diciamo, incordare, e quindi le lasciamo su una velocità 7, 6-7, come in questo caso. Una velocità 7 può andare bene per una decina di minuti al massimo, ma vedrete almeno, ecco, dopo 10 minuti questo è il risultato. Naturalmente non posso farvi aspettare 10 minuti guardando l'impasto, che è sempre lo stesso. Ve lo faccio vedere adesso, vi dico che l'ho lasciato 10 minuti in macchina e la chiusura è a 21-22 gradi, quindi non preoccupatevi se avete la spirale. In questa maniera, con ingredienti abbastanza freschi, non c'è nessun problema. Lo lasciamo triplicare a 21 gradi. Io utilizzo la cella, ecco, può metterci un po' di più a temperatura ambiente. Intanto la sera prima sempre creiamo l'aroma con 50 g di zucchero semolato normale, 25 g di burro di cacao finemente tritato, con un mixer va benissimo, 110 g di burro, sempre di centrifuga, una stecca di vaniglia, quindi le bacche della stecca, 20 g di pasta d'arancia. Se non avete la pasta d'arancia, mixate 13-15 g di miele di acacia con la buccia di 2 arance e di un limone, senza la parte bianca naturalmente. Il nostro impasto è triplicato, è pronto per il secondo impasto. Ingredienti per il secondo impasto. Il primo impasto triplicato, 70 g di farina, 5 g di malto diastasico, non si può sostituire con altre cose, 65 g di tuorlo d'uovo, 45 g di zucchero, 30 g di panna normale da cucina, 3 g di sale e l'aroma precedentemente creato, diciamo, preso da una stanza abbastanza fresca, oppure
a temperatura ambiente, diciamo. Mi scuso anticipatamente, ma ho avuto un piccolo problema con la fotocamera, cioè non è stato purtroppo ripreso il momento dell'inserimento del sale e subito dopo della panna, che dura qualche secondo. Purtroppo mi si è scollegata la fotocamera per motivi di memoria, e per cui purtroppo ho dovuto mettere la scritta inserimento sale tutto in una volta e poi subito dopo la panna, comunque anche tutta assieme, perché comunque è una piccolissima dose. Ecco, l'importante è che sia sempre comunque incordato l'impasto prima dell'inserimento del prossimo ingrediente, sempre, ricordatevelo, poi ve lo spiego comunque durante il secondo impasto. Mi scuso ancora, e per farvi avere comunque il video in tempo, diciamo, ho optato per questa soluzione. Allora, cominciamo inserendo nella nostra spirale tutto il primo impasto sgonfiato, naturalmente, così avete più spazio, e iniziamo a inserire anche la farina che vi ho detto assieme al malto. Io ho già mixato il malto all'interno della farina, malto diastasico. Ecco, adesso andiamo su una velocità abbastanza bassa, diciamo una velocità 1, va benissimo, e cerchiamo di inglobare tutta la farina. Mi raccomando, anche se vi resta appena negli angoli, cercate, magari fermate la macchina e la inglobate senza problemi. Quando avete poi una massa bella pulita, una ciotola anche bella pulita sotto, cominciamo poi l'inserimento del tuorlo d'uovo. Mi raccomando, questa qua è la fase più delicata, secondo me, di tutti gli impasti, di questi impasti del pandoro fatti con la spirale. L'inserimento del tuorlo e dello zucchero, che vanno in questo modo alternati, quindi adesso ho messo un po' di tuorlo e poi metterò un po' di zucchero, metterò un po' di tuorlo e poi un po' di zucchero. È una fase molto delicata, perché vi stavo dicendo, perché non deve smontarsi l'impasto, diciamo la nostra zucca, così la chiamate, perché comunque, come quando io vado a chiudere una biga al 100% con la spirale, devo cercare di non smontare il glutine che ho, devo tenermelo buono, e così, diciamo, non preoccupatevi per la temperatura, perché comunque vi garantisco che così, non ho nemmeno messo l'impasto in frigo, che così comunque non uscirà un impasto caldo. Teniamo, adesso non sono velocità, diciamo, elevate. Piano piano inseriamo l'uovo, guardiamo, mi raccomando che sia ancora incordato, inseriamo zucchero, poi inseriamo uovo e zucchero, alterniamo la cosa. L'importante è che, se vedete ammorbidirsi troppo e non formare, diciamo, più la maglia, diciamo disfarsi un po' la maglia, dovete aspettare e continuare a farla andare. Mi raccomando, dosatene veramente poco alla volta di tuorlo e poco di zucchero. Questa qua è proprio la fase più delicata di tutte, che va bene, diciamo, sulla velocità 2-3 va bene. Alzeremo poi magari anche sulla 4, come adesso. Valutate un po' in base all'idratazione, ecco, la velocità, perché pian piano che andiamo a idratare di più l'impasto, abbiamo pian piano bisogno di più velocità. Ancora un po' di zucchero, che naturalmente poi non riesco, ve l'ho già detto, a farvi avere proprio il video completo, perché altrimenti dovrei farvi proprio il video di un'ora, diciamo. Però penso che abbiate un po' capito questa cosa, che è la cosa un po' più importante di tutte. Per fare questo impasto bisogna avere molta pazienza in questa fase, più che altro di inserimento, perché è molto molto importante. Adesso vi metterò poi la scritta, perché purtroppo, ve l'ho già detto, mi è successa questa cosa, poi mi si è bloccata la fotocamera, e quando adesso finiremo di inserire il tuorlo e lo zucchero, quando siamo sicuri che l'impasto è ben incordato e non si sta lasciando andare, possiamo mettere il sale tutto in una volta e
Poi subito dopo la nostra panna, anche quella potete metterla subito dopo il sale e anche quella tutta in una volta, perché comunque sono 30 grammi di panna a pandoro, per cui potete mettere in una volta e subito dopo in un'altra volta, anche in 2 volte se volete, in una volta o in 2 volte al massimo. Perché comunque purtroppo non sono riuscita a riprendere, ma è proprio una questione velocissima. Adesso velocizziamo un po'. Sto alzando la velocità sulla 6 perché adesso stiamo idratando di più l'impasto e stiamo inserendo l'ultimo, diciamo, tuorlo, gli ultimi tuorli, e manteniamo il nostro impasto ben incordato con la velocità. Usiamo la velocità in base all'idratazione, è una cosa molto molto importante. Andiamo avanti. Quando siamo sicuri al massimo possiamo inserire il sale e poi la panna subito dopo. Ecco, adesso praticamente ho ripreso e sto inserendo l'aroma, il nostro aroma in 3 o 4 volte, meglio 4 volte, perché anche questa è una fase molto delicata. Allora, io l'ho tenuto un attimo in cantinetta piuttosto che metterlo in frigorifero perché non deve essere proprio duro da frigorifero, ecco. È meglio piuttosto che da frigorifero a temperatura ambiente, oppure se avete magari una stanza un po' più fresca o una cantinetta, tanto meglio, altrimenti potete tirarlo fuori dal frigorifero un'oretta prima di cominciare il secondo impasto. Ecco, mi raccomando, prima di ogni fase di inserimento l'impasto deve essere incordato. Adesso abbiamo finito di inserire tutto l'aroma, l'impasto è pronto. Allora, 2 ore di puntata a 22-23 gradi pure temperatura ambiente, e poi andiamo a mettere sulla nostra spianatoia l'impasto e facciamo i panetti, 2 panetti uguali naturalmente. Stagliamo, cerchiamo di fare le parti più uguali possibili, magari se avete uno spezzapasta come questo, un tagliapasta, scusate, è meglio, vi aiuta di più, diciamo. Poi vi lascio comunque tutti i link utili come al solito, cerchiamo di fare 2 pezzature, saranno su 1,1 kg, almeno 1,1 kg per panetto dovrebbe andare. Allora, preparate poi naturalmente, sì, perché sono pandori da 1 chilo, ecco, magari mettetele sotto al panetto, poi se c'è qualche grammo in più o in meno da una parte o l'altra, e cerchiamo, senza creare o inglobare troppa aria, diciamo, che può dar fastidio, cerchiamo di fare questo movimento se ci riusciamo, altrimenti possiamo fare anche una piega e cominciare a farlo, Cominciamo già, se riusciamo, a fare anche questo tipo di movimento e poi le lasciamo qua così, senza problemi, ancora per una mezz'oretta, poi andremo a fare una seconda pirlatura. Anche qua andiamo, vedete, qui non riuscivo, faccio una specie di pieghetta e andiamo subito a pirlare il nostro impasto, il nostro panetto in questa maniera. Mi raccomando, preparate gli stampi con un po' di burro all'interno, spalmato bene bene bene, e dopo 40 minuti, mezz'oretta, 40 minuti, possiamo già la seconda ed ultima pirlatura, quella che faremo prima di inserire all'interno dello stampo, con la chiusura, mi raccomando, verso l'alto, il nostro panetto. Mi raccomando, prendete burro ammorbidito per gli stampi del pandoro, una cosa abbastanza naturale, diciamo, e magari evitando gli spray inutili, mettiamo
il nostro panetto così con la chiusura verso l'alto. Adesso mi raccomando, li lasciate lievitare. Se avete la cella massimo 24 gradi, diciamo, e oppure comunque l'importante è che lievitino così fino al bordo, a 2 centimetri dal bordo di lato, e al centro la cupola deve arrivare, diciamo, in alto quasi. Allora con uno stecco foriamo per evitare grandi bolle all'interno dell'alveolatura e inforniamo a 150 gradi, modalità statico o ventilato come preferite voi, per circa un'ora. Però dopo 40 minuti inseriamo la sonda con la nostra sveglietta, vi lascio il link in descrizione di questa, molto utile, a 2 sonde, e quando sarà, diciamo, a 94 gradi la sveglietta mi avvertirà e quindi andiamo a estrarre i nostri pandori con i guanti. Andiamo a estrarre i nostri 2 bellissimi pandori, guardate che meraviglia. Dopo un'ora potete estrarli dallo stampo, io li ho lasciati su un pezzo di carta forno pulita e li lasciate riposare ancora circa 8-9 ore al massimo, diciamo, poi è troppo secondo me. Possiamo anche poi spruzzare dell'alcol 96 gradi, quello che si utilizza per liquori, diciamo, sul fondo del nostro sacchetto per grandi lievitati. Mi raccomando, poi chiudete benissimo il sacchetto, mi raccomando. Io utilizzo una cordicella per chiudere molto molto bene. Sono davvero davvero unici e spaziali, veramente sono una nuvola questi pandori. È che purtroppo dobbiamo aspettare 48 ore per il taglio, però state connessi che io vi farò un video proprio per farvi vedere il taglio. Allora, naturalmente non preoccupatevi, farò un altro video tra poco, tra un paio di giorni aprirò questo pandoro e sicuramente ve lo mostrerò in uno share, su un'altra parte di video, in un post. Vi mostrerò l'interno del nostro pandoro fatto a spirale, con la spirale. Per cui restate collegati, iscrivetevi magari al canale, mettete la campanellina così ricevete ogni diciamo notifica di praticamente tutte le cose che io pubblico. Quindi se pubblicherò lo shorts con l'interno del Pandoro, riceverete all'interno soltanto di YouTube la notifica che è stato pubblicato, così riuscirete a vederlo. L'iscrizione naturalmente è gratuita, però avete questo privilegio quindi di avere le notifiche di chi seguite, ecco. Vi lascio e vi dico mettete un like se vi è piaciuto questo video e spero proprio che ci proverete.